Prendiamo il seguente microdialogo. Quanti anni ha Jurgita? Non lo so. A questo punto la prima persona risponde facendo un'ipotesi sull'età di Jurgita. Che tempo verbale può usare per fare una supposizione? Ti dico 4 varianti. La prima è: secondo me ha 45 anni. La seconda è: avrebbe 45 anni. La terza è: avrà 45 anni. E la quarta è: abbia 45 anni. Quindi in sostanza abbiamo una variante con il presente indicativo, una variante con il condizionale presente e... ok, ho sbagliato l'intonazione, sono 4, non sono 3, ok. Quindi in sostanza abbiamo una variante con l'indicativo presente o presente indicativo a, poi una variante con il condizionale presente avrebbe, poi una variante con il futuro semplice avrà e da ultimo una variante con il congiuntivo presente abbia. Le varianti corrette sono 2. Secondo te quali sono? Ti lascio alcuni secondi di tempo per pensarci. Le varianti corrette sono la prima e la terza, quindi quella con l'indicativo presente a e quella con il futuro semplice avrà. Ovviamente se uno usa il presente indicativo deve specificare secondo me, se no non si capisce che sta facendo una supposizione. Se uno dice solo ha 45 anni, sembra che stia indicando una cosa certa. Con il futuro semplice, invece, non è necessario specificare secondo me perché questa cosa si capisce. Una delle funzioni, per così dire, segrete del futuro semplice è proprio questa. Dico segrete perché magari queste cose sono ovvie per i madrelingua italiani, ma per te che stai imparando l'italiano come lingua straniera potrebbero essere meno ovvie. Quindi ecco, dico segrete tra virgolette perché potresti non essere a conoscenza di questa funzione del futuro semplice. Questo in termini tecnici si chiama futuro suppositivo. Perché? Perché indica una supposizione. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Tra parentesi, questo video è una risposta alla richiesta che ho ricevuto su Patreon da Nick. Se anche voi volete lasciare delle fantastiche richieste e accedere ai contenuti extra, vi invito ad abbonarvi su Patreon per accedere al club esclusivo. La cosa interessante è questa. A seconda del contesto, cioè delle frasi precedenti, la frase avrà 45 anni può essere interpretata in 2 modi diversi. In primo luogo come futuro vero e proprio. Quindi questa cosa non si riferisce al presente, ma si riferisce a un tempo futuro. E in secondo luogo, come abbiamo appena visto, può essere interpretata come supposizione. Per esempio, confrontiamo questi 2 casi. L'anno prossimo Riccardo avrà 45 anni. Vabbè, nei miei esempi tutti hanno 45 anni, vabbè, comunque sia. E la seconda frase è: non so quanti anni abbia Riccardo, avrà 45 anni. Come vedi, in entrambi i casi dico avrà 45 anni, ma il significato è diverso. Nel primo caso abbiamo un futuro vero e proprio, mentre nel secondo caso abbiamo un futuro suppositivo. Quindi la frase Riccardo avrà 45 anni va interpretata in questo modo. Secondo me Riccardo ha 45 anni.
però non lo so per certo, sto facendo un'ipotesi. In generale non preoccuparti perché comunque dal contesto di solito si capisce se il futuro è usato come futuro vero e proprio oppure per fare un'ipotesi. Ci possono essere dei casi ambigui, però in generale di solito si capisce. Ti faccio un altro esempio. Come fa Olena ad essere così magra? Non ne ho idea, mangerà solo cetrioli e carote. In questo caso, evidentemente, il futuro semplice indica una supposizione, non indica qualcosa che succederà in futuro. Quindi la frase mangerà soltanto cetrioli e carote va interpretata in questo modo. Secondo me, e questa è la mia ipotesi, mangia solo cetrioli e carote. Ma facciamo un altro esempio. Marco sembra sempre stanco. Dormirà 3 ore a notte. Anche in questo caso il futuro semplice indica una supposizione. La frase va interpretata in questo modo. Secondo me dorme 3 ore a notte. Altro esempio. Tania usa sempre degli ottimi ingredienti. Li comprerà al mercato. Cosa significa li comprerà al mercato? Non sto parlando del futuro. Significa, secondo me, li compra al mercato. Anche se c'è il futuro, la supposizione riguarda il presente. Vediamo un altro esempio. Giovanni ha molto successo con le donne. Saprà cosa dire. Cosa significa saprà cosa dire? Significa sa cosa dire. Questa almeno è la mia supposizione. Vediamo un altro esempio. Gandalf è molto bravo con i computer. Sarà un tecnico informatico. In questo caso non sto parlando del futuro di Gandalf, cioè non sto dicendo quello che Gandalf farà da grande, anche perché da grande Gandalf diventerà uno stregone e non un tecnico informatico, ma sto facendo una supposizione che riguarda il presente. Fin qui tutto ok, ma attenzione. Finora abbiamo visto solo frasi al presente con ipotesi che riguardano il presente. Se la supposizione non riguarda il presente ma riguarda il passato, la situazione è un attimo più complessa. Qui ti lascio un video in cui spiego come usare il futuro per fare supposizioni che riguardano il passato.